Ora gli angeli hanno le ali, quindi se hanno le ali potrebbe essere che, andiamo a vedere, Isaia capitolo 60 paragrafo 8, chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaie? Allora Isaia, profeta, esponente di una società agropastorale che non conosce le scienze, vede un fenomeno aviatorio. Costoro, quindi esseri umani, che volano come le nubi del cielo, come colombi che tornano alla loro colombaia. Quindi vede qualcuno che parte da qualcosa che sta in cielo, si fa il suo giro e vi ritorna. Queste sono foto scattate dal contattista americano George Adamski negli anni 50 e mostrano un'astronave madre nello spazio sovrastante la Terra da cui escono i ricognitori. Attenzione, non sto dicendo che Gesù o gli angeli sono degli astronauti di altri mondi, è molto di più, ma ci dobbiamo arrivare, perché dobbiamo forzatamente leggere la scrittura per capire che ci sono molte cose che non ci sono mai state dette e che purtroppo noi non abbiamo mai letto. E quindi la nostra religione è fondata su basi perlomeno insufficienti per poter capire. Perché se noi fondiamo la nostra pratica religiosa sulla scrittura e la scrittura non la conosciamo, è come un ingegnere che fabbrica i ponti che crollano perché non ha letto tutti i libri. Quindi la nostra religione, se non ha le basi solide di una vera conoscenza della scrittura, è una fantasia, senza capo né coda. Altro esempio di aviazione è questo. Quindi queste nubi di cui si parla molto nella scrittura Vecchio e Nuovo Testamento sono spesso presenti in relazione alle manifestazioni degli angeli o di Dio. Nel giorno in cui la dimora fu eretta, la nube coprì la dimora, ossia la tenda della testimonianza. Alla sera aveva sulla dimora l'aspetto di un fuoco. L'aspetto di un fuoco. Badate bene, siamo in un'epoca dove non esiste luce artificiale. Tutto ciò che fa luce è il fuoco, quindi qualsiasi cosa che produca luminosità per gli antichi era fuoco, perché non conoscevano altre origini della luminosità. Il fuoco del sole, il fuoco dei fulmini, il fuoco delle fiamme e così via. E questo aspetto di fuoco durava fino a mattina. Così avveniva sempre. La nube, qui ovviamente siamo dopo la liberazione del popolo ebreo dalla schiavitù degli egiziani e Mosè li sta guidando verso la terra promessa e sappiamo che ci rimasero per 40 anni a vagare. Ma li guidava questa nube qui. Così avveniva sempre, la nube copriva la dimora e di notte aveva l'aspetto del fuoco. Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli israeliti si mettevano in cammino. Dove la nuvola si fermava, in quel luogo gli israeliti si accampavano. Ora qualcuno potrebbe dirmi, ma Dio fa i miracoli, era una nuvola. Se la nube rimaneva ferma sulla dimora 2 giorni, 1 mese o 1 anno, gli israeliti rimanevano accampati e non partivano. Ora una nube non sta ferma 1 anno su un posto. Quindi sta nube è un'altra cosa, ma attenzione, la Bibbia non è stata scritta in italiano nell'originale, è stata scritta in ebraico. Il termine ebraico non è la traduzione di nube, si chiama kavod. E il kavod indica in ebraico qualcosa che si muove, che vola. Quindi non è la nube. Quando il kavod coprì la dimora, dice la Bibbia vera. Non era nuvola. Nuvola è perché
il traduttore che non capiva che cavolo poteva essere un cavod, beh, sta in cielo che c'è sta, o è un passero o è una nuvola. Infatti mio nonno, nato nel 1800, era un contadino pastore, morto negli anni, non mi ricordo, 70-80. Lui gli aerei non ci riusciva a chiamarli aerei o aeroplani, li chiamava gli uccelli di ferro, perché per un contadino pastore che ha vissuto tutta la vita nella campagna, quello che era in cielo erano gli uccelli, quindi anche che è fatto di ferro è un uccello, non mi puoi dire di no. Vabbè nonno, sì, è un uccello. Ah, va. Quindi siamo in una società agropastorale, non possiamo pretendere che i traduttori successivi, che ancora non avevano le scienze aviatorie, potessero capire st'accidente di Cavod, che cavolo era. È stato chiamato la nube perché stava in cielo, ma non è il significato della parola originale. Quindi nell'antichità c'erano veicoli che volavano. Da cui è derivata anche una certa conoscenza all'interno della Cabala ebraica. Infatti, questi oggetti, siccome dice il passo qui che sembra l'aspetto di un fuoco, sono stati chiamati anche carri di fuoco. E il carro che fa, amici? Trasporta. È un mezzo di trasporto. Carro di fuoco perché questi oggetti avevano l'aspetto luminescente di qualcosa che ha delle fiamme. E se andiamo a leggere nel capitolo 1 del libro di Ezechiele si parla del carro di fuoco, di esseri alati e con tutta una serie impressionante di dettagli tecnici, ma spiegati a modo suo dal povero Ezechiele, che era un profeta di una società agropastorale. Vi faccio un esempio banale. La televisione. Mettiamo che prendiamo una persona della foresta che non ha mai conosciuto la civiltà bianca e lo portiamo a casa nostra e accendiamo la TV col TG. Quando quello torna nella tribù, come fa a spiegare ciò che ha visto? Dirà questo: ho visto una grande pietra di forma regolare, in essa vi era lo spirito perché essa parlava e diceva le cose che accadevano ai quattro angoli del mondo e potevi anche vedere i quattro angoli del mondo perché ha visto un servizio che viene dall'Iraq, uno dagli Stati Uniti, uno da San Benedetto del Tronto, un altro una notizia sull'Antartide e quello ha visto tutto il mondo lì, la pietra magica rettangolare. Ecco quindi che il povero Ezechiele, che non capisce una mazza di tecnologia, cerca, poveretto, di spiegare alla belle meglio quello che sta vedendo. Quindi parla di fulmini, di scintillii, di materiali che sono come riflettono il cielo. Parla di un sacco di cose perché non ha proprio le parole per spiegarle. Il povero indigeno non ha la parola televisione, teletrasmissione, pixel, monitor, non ce l'ha, quindi si deve scapicollare per spiegare ai suoi compagni di tribù che cavolo ha visto a casa vostra una banalissima TV. Se gli portiamo la televisione alla tribù, quelli la metteranno su un altare e l'adoreranno, però lo spirito se n'è andato, perché non vediamo più nulla, non parla più. Lo spirito se n'è andato, Dio ci ha abbandonato, invece non c'è la presa, non arriva, non c'ha l'antenna, eccetera, eccetera. Io guardavo, questa è una parte del libro di Ezechiele, io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente, quindi lui sta vedendo qualcosa che non riesce a capire, ma che all'occhio esperto della persona razionale moderna, dice lui sta vedendo una tecnologia. Nel libro dei re si parla del profeta Elia che viene rapito lo stesso su un carro di fuoco. Ecco quindi le rappresentazioni pittoriche ovviamente sono diciamo così come se la facesse un bambino, perché vediamo uno vecchio seduto su un carretto che ha le fiamme, però lui non si brucia. È ovvio che è un'immagine
di qualcuno che non sa che cavolo disegnare e fa così, fa il carretto infuocato. Se voi andate nella basilica che c'è a Rivotorto, prima di Assisi, c'è San Francesco che viene portato via da un carro di fuoco. Cioè questa fenomenologia, amici, è sempre presente in ambito mistico. C'è una relazione che non ci è stata spiegata.